Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali della vostra settimana. Poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la carta della chiave. Diciamo che è un inizio che per certi aspetti può essere abbastanza positivo perché indica la possibilità di chiudere alcune situazioni e di aprire nuove porte. Indica anche la soluzione a un dilemma, un problema, nuove idee, anche nuovi inizi, maggior spinta, azione immediata e attenzione, quindi focus sulle cose più importanti. Dobbiamo fare attenzione a non disperdere le nostre energie e il nostro tempo. Questi topolini spesso ci portano un po' di stress, in mancanza di tempo, mancanza di spazio, mancanza di collaborazione, alcuni fastidi, alcune cose che addirittura possiamo portarci dietro da situazioni precedenti, quindi è sempre una carta di avvertimento. Facciamo attenzione perché se alcune cose continuiamo a tergiversare, ad aspettare, ci diciamo questo lo faccio più in là, vabbè adesso non ho voglia, poi ci penso, e quindi queste sono tutte cose che effettivamente ci portano stress, ci portano ad accumulare e non solo, magari dobbiamo fare attenzione anche ai furti di energia, perché magari noi siamo lì tutti belli attenti, precisi con le nostre cose e quindi non calcoliamo e ci distraiamo e qualcuno può approfittare appunto del nostro tempo e della nostra pazienza, soprattutto delle nostre energie. Quindi occhio e attenzione anche ad eventuali comunicazioni, di lasciare andare quelle che sono solo pettegolezzi, sciocchezze, cose che ci fanno innervosire e invece possiamo cogliere quelle comunicazioni più interessanti. I segni zodiacali con i quali avrete maggior a che fare sono quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e troviamo anche un po' quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, vediamo coppia single. Alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Vediamo una settimana dove alcune cose possono essere anche positive, quindi spunta, fiducia, speranza, nuovi propositi, intenzioni, però alcune cose potrebbero essere effettivamente bloccate, come abbiamo già visto sin dall'inizio, da stress, situazioni represse, situazioni che abbiamo trascurato. È molto importante il fattore trascuratezza, perché se magari c'erano già in ballo alcune cose che abbiamo messo da parte, allora possono spuntare fuori di nuovo queste dinamiche perché magari non le abbiamo risolte precedentemente, e allora ecco che possono creare tensione e stress. Quindi attenzione, quando salta fuori un argomento, un qualcosa, un tasto dolente, qualcosa che deve essere risolto, meglio chiarire subito, meglio risolvere, altrimenti poi ci trasciniamo dietro alcune cose. Quindi accogliamo questa che potrebbe essere abbastanza positiva, quindi quel segnale, quella parola, quel qualcosa che ci può essere utile magari per confrontarsi e risolvere immediatamente, e questo vale anche nelle relazioni più importanti, quindi non solo coppia. Per i single
Queste vogliono dirvi che potrebbe esserci un nuovo inizio, qualcuno che mostra interesse nei vostri confronti, poi bisogna capire se effettivamente a voi interessa. Addirittura potrebbe essere anche una persona del passato che ogni tanto torna a far capolino, a darvi o fastidio se voi non desiderate assolutamente più avere a che fare con questa persona, oppure potrebbe essere anche interessante, però diciamo dipende, perché se sapete già in che situazioni vi potreste trovare diciamo con questa persona, visto il passato, allora lì sì potreste avere qualche difficoltà o nuove situazioni, nuove conoscenze che al momento comunque hanno bisogno di essere valutate, quindi bisogna aspettare. E adesso vediamo insieme la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta Allegrezza al cuore, che è sempre una carta positiva, quindi sia nelle situazioni più complesse può voler dire che riusciamo comunque a gestire. È positiva per anche tanti altri aspetti, quindi abbiamo visto miglioramenti, problemi che diventano più leggeri, ci può essere un conforto offerto o anche diciamo soprattutto ricevuto, una ricompensa, potrebbe esserci ripresa sia nel lavoro o anche al momento nuovi contatti che vi possono aiutare in alcune circostanze, soprattutto se state cercando di migliorare alcune situazioni o state cercando proprio collaborazione, aiuto e sostegno. Se ci sono questioni legali, burocratiche o cose che volete definire e chiarire e gestire meglio nel vostro lavoro, ecco, questa è una fase molto importante per concentrarsi sulle richieste, sulle comunicazioni, sulle informazioni, sull'attenzionare alcune cose, come vi ho detto, soprattutto per andare a chiuderle e far sì che magari poi possiate essere più tranquilli, più liberi e anche un po' più attenti e precisi non solo nelle vostre cose attuali, magari anche per nuove situazioni. E io direi soprattutto per chi è in cerca di lavoro. Magari ci sono alcune cose che possono essere interessanti e saltar fuori. Questa prima di tutto parla di un po' più di pace, un po' più di armonia, però anche di risveglio, di conquista, di slancio, di opportunità che sono da cogliere. Magari una proposta, magari appunto qualcuno che vi può aiutare, qualcuno che vi dà un'indicazione che può essere molto molto utile per voi per sviluppo della ricerca, però ho detto vale anche un po' per tutti quanti, anche chi ha il lavoro e chi ha altri progetti in corso d'opera o che vuole iniziare successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguito. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!